Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Questa è la parte 2 del video sugli additivi. Come avete visto dai commenti sotto il video precedente, che per chi non l'avesse visto metto un link in alto a destra che vi apparirà adesso, è un argomento molto controverso e soprattutto ci sono veramente poche informazioni in giro a riguardo. In questo video farò due cose. La cosa principale è pormi una serie di domande alle quali proverò a rispondermi nel modo più chiaro e più trasparente possibile, ma soprattutto senza ipocrisia. Risponderò senza filtri in modo da passarvi quante più informazioni possibile su questo argomento e far trasparire il mio pensiero a voi iscritti del mio canale. Andiamo quindi con le domande. Quindi l'additivo è legale? Sì, l'additivo è legale. Abbiamo visto il regolamento EFRA, abbiamo visto il regolamento AMSCI. Viene usato in altre categorie? Ragazzi, praticamente in tutte le categorie di modellismo viene usato l'additivo. In determinate categorie dove l'additivo è proibito hanno fatto dei tentativi con dei macchinari particolari, con dei nasi elettronici eccetera, e sono sempre stati totalmente fallimentari. Sono state squalificate persone in competizioni internazionali che non meritavano di essere squalificate e sono state lasciate passare persone che stavano utilizzando sostanze sulle gomme ma non venivano rilevate dallo sniffer. Esistono additivi specifici per il buggy? Sì ragazzi, esistono numerosi additivi specifici per il buggy. Io non farò nessun tipo di pubblicità, nessun additivo in commercio. Se volete informazioni contattatemi in privato attraverso Facebook, attraverso Instagram, attraverso il mio sito internet, come volete, e vi darò le informazioni di cui avete bisogno, ma nel video non farò pubblicità a nessun brand di additivi. Come si dà l'additivo? Ragazzi, ci sono 1001 modi per dare l'additivo e a seconda del metodo che si utilizza l'additivo cambia il suo funzionamento. Pensate che nelle gare di Turing, dove appunto ci sono i maggiori esperti per quanto riguarda l'additivo, addirittura il metodo, il tempo, quanto prima si dà l'additivo sulle gomme, prima dell'inizio della propria batteria, della propria manche, determina il funzionamento e la performance in modo positivo o negativo. Ovviamente lì guardano veramente tutto. Ovviamente da noi è meno sensibile perché la gara è molto più lunga, però ragazzi sappiate che in base a come date l'additivo avrete con lo stesso additivo e le stesse gomme dei risultati diversi. Ci sono alcuni che incollano le gomme, mettono l'additivo e poi li mettono in una busta di nylon trasparente e li lasciano asciugare da soli. Ci sono alcuni che fanno asciugare l'additivo con le termocoperte e poi lasciano le gomme all'aria. Ci sono alcuni che lo danno con il trapano e un panno in microfibra. Ci sono altri che lo danno con lo spazzolino da denti. Bene, il mio metodo è appunto l'ultimo che ho elencato. Io uso uno spazzolino da denti usato, spalmo bene sulla gomma l'additivo, cerco di darne lo stesso quantitativo su tutte e quattro le gomme e poi le lascio asciugare all'aria. Lo faccio solitamente la notte precedente alla gara. Che caratteristiche devono avere gli additivi da buggy? Gli additivi da buggy, ragazzi, devono essere additivi molto liquidi, quindi non oleosi. Perché questo? Perché l'additivo nella gomma da buggy deve penetrare all'interno della gomma, altrimenti se usassimo additivi da Turing che sono molto oleosi, molto collosi, avremmo un additivo che è molto limitato nella sua durata. Quindi nel Turing devono correre 5 minuti, noi ne dobbiamo correre 45. Ovviamente è abbastanza difficile che l'additivo possa durare tutti e 45 minuti di una finale, ma ci sono situazioni e additivi che possono farlo, quindi devono penetrare all'interno della gomma e la gomma una volta trattata deve sembrare asciutta. Si diventa pro driver usando l'additivo? Assolutamente no ragazzi, non esiste un additivo che ti dà 2 secondi a giro, non esiste un additivo che la tua macchina fa schifo e comincia ad andare forte. L'additivo serve per ottenere un po' più di grip laterale e un po' più di trazione.
Quando vi accorgete che dovreste poter utilizzare l'additivo? Quando siete in una pista solitamente a basso grip, quando la pista vi sembra lucida e quando la macchina tende a non girare quando togliete il gas e a partire di posteriore quando lo riaprite, e chiaramente quando siete con la gomma più morbida possibile. Quindi se voi già state usando una super soft e la macchina ha questi comportamenti, ovviamente potreste pensare di usare l'additivo. Una buona alternativa all'additivo sono le gomme in mescola clay, che sono sviluppate appunto per questa tipologia di terreni. Ovviamente ragazzi, anche sulla mescola clay si può utilizzare l'additivo, quindi ci sono svariate combinazioni da poter testare, da poter utilizzare per migliorare la vostra performance. Ma se uso l'additivo ci sono delle controindicazioni? Se uso l'additivo sicuramente avrò maggior consumo di gomma. L'additivo inoltre ragazzi potrebbe darvi problemi, come ho detto in precedenza, sulle fasi lunghe. Dovete avere un ottimo metodo per darlo sulla gomma e dovete fare delle prove, perché altrimenti se l'additivo è dato male non dura tutta la durata di una gara. Quindi state attenti, perché poi quando le gomme con additivo perdano l'efficacia dell'additivo vanno molto peggio delle gomme senza additivo allo stesso momento di gara. La terza e ultima controindicazione è che appunto l'additivo, il dare l'additivo è una scienza esatta, la chimica è una scienza esatta, quindi dovete essere molto metodici quando trovate il sistema che più vi permette di incrementare la vostra performance, e dovete fare sempre la stessa maniera. Quindi segnatevi il tempo, segnatevi il momento e segnatevi il metodo con cui state facendo quella prova, perché sarà vincolante se volerete replicarla le volte successive. Sono favorevole all'utilizzo degli additivi? Ovviamente sì, proprio perché non sono controllabili. Se ci fosse qualcosa che permette all'organizzatore, a chi fa i controlli, di stabilire con estrema certezza, senza alcun dubbio, chi sta usando l'additivo e chi no, allora sarei contrario agli additivi. Ma nelle situazioni attuali, per le mie conoscenze che ho su questo argomento, purtroppo non si può che liberalizzarlo. Io uso additivi? Sì ragazzi, io li uso. Quando? Quando penso che funzionino, quando vedo le caratteristiche della pista adatte a un possibile impiego di questo parametro di regolazione, e quando vedo la macchina appunto che fa i comportamenti che vi ho descritto in precedenza. L'additivo si può dare solo su clay e super soft, quindi? No, l'additivo lo potete dare su qualunque mescola di gomme vogliate. Chiaramente l'additivo si dà soltanto sul battistrada e non sulle spalle, quindi ad esempio se additivate una mescola soft avrete il battistrada più morbido delle spalle, con conseguente maggiore trazione longitudinale ma maggior scorrimento in curva, perché avrete una spalla più dura. Ecco infatti che Matrix ha realizzato appunto le spalle delle gomme. Se non avete visto il video vi lo metto in alto a destra, come sempre potete andare a rivederlo, per appunto andare a compensare un po' questa situazione, quindi avere la spalla dura ma il battistrada più morbido. E l'additivo fa un po' la stessa cosa in modo diverso. Come consideri l'additivo? L'additivo ragazzi è un parametro di regolazione, né più e né meno. Fa parte del ventaglio di regolazioni che abbiamo per mettere a punto la nostra auto, e soprattutto va a agire sulle gomme che, come ho sempre dichiarato, sono il parametro fondamentale della mia e della vostra performance. A questo punto ragazzi voglio farvi leggere un commento che ritengo molto interessante, che mi hanno lasciato nel video della scorsa settimana. Leggo testualmente: beh, l'additivo ti dà un vantaggio su chi non lo usa, pertanto se per regolamento fosse proibito usarlo sarebbe solo per mettere tutti sullo stesso piano ed evidenziare effettivamente il miglior produttore di gomme o di motori o di modelli. Se usi l'additivo, a mio modo di vedere, questo viene sfalsato, ma visto che non è vietato, alla fine lo useranno tutti ed il vantaggio si annulla da solo. Il vantaggio è un vantaggio fin tanto che ce l'hai solo tu, ma ho come il presentimento che qualcuno voglia vendere le gomme già additivate. Visto che nel luogo dell'evento non si può, perché non darle già additivate? E torniamo a quanto detto prima, il vantaggio si annulla perché sarà a disposizione di tutti.
magari mi sbaglio. In questo commento sono presenti vari concetti e vorrei commentarli partendo dal primo. Effettivamente, se l'additivo fosse bandito, nessuno potrebbe trarne vantaggio, ma ho spiegato in precedenza che appunto non esiste un sistema valido per controllare le gomme e quindi a questo punto mi pongo un'ulteriore domanda: esiste un sistema per evitare l'utilizzo dell'additivo? Esiste, ed è il parco chiuso delle gomme con regime di monogomma. Le gomme vengono fornite dall'organizzatore, vengono fornite subito prima della partenza della propria fase, quindi che sia una qualifica, che sia una fase finale e quant'altro, e vengono ritirate immediatamente dopo i controlli tecnici. Personalmente questo sistema non lo ritengo un sistema entusiasmante, però è un mio parere personale e ovviamente voi potete pensarla in modo totalmente diverso. Riguardo invece il concetto che i produttori di gomme possano fornire gomme preadditivate, è un concetto interessante, ma chi vi dice, anzi, chi ci dice che non lo stiano già facendo? Le varie formule che i produttori usano per fare le mescole delle gomme sono ovviamente sconosciute. Però ragazzi, non dimentichiamoci, e qui torniamo a rispondere all'ultimo pezzo di domanda, che avere gomme preadditivate non sarebbe performante quanto scegliersi da soli il proprio additivo. Esistono decine di additivi in commercio e soprattutto, come vi ho detto nelle risposte alle varie domande, esistono svariati metodi di applicazione che cambiano la prestazione in pista. Quindi sarebbe riduttivo avere delle gomme già additivate da un produttore, perché mi gioco tutta una serie di scelte che posso fare quando uso l'additivo da solo. E proprio a questo proposito ho risposto all'ultima affermazione, quando questo utente dice che se tutti usassero l'additivo chiaramente le prestazioni sarebbero livellate perché tutti ne traggono vantaggio. Sì, ma come ripeto, ci sono svariati tipi di additivo, svariati tipi di metodi di applicazione. Quindi anche se tutti usano l'additivo, non è detto che tutti usino la stessa marca e lo stesso metodo di applicazione. Bene ragazzi, spero che questa seconda parte del video vi sia piaciuta. Ovviamente spero che lasciate tantissimi like, che mi lasciate tantissimi commenti qua sotto e ovviamente che vi iscriviate al canale e che attiviate la campanellina, perché così resterete sempre aggiornati su tutte le notifiche sull'uscita dei nuovi video, sull'uscita dei nuovi post nella tab community e su tutto quello che riguarda questo canale. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!